Nuovo capitolo della rassegna della quale avete estremamente bisogno, solo che ancora non lo sapete. Oggi parliamo di KZ e di X Pro X. KZ è un produttore con il quale è impossibile non averci a che fare dal momento in cui si iniziano a fare delle ricerche su qualsiasi piattaforma, proprio perché sforna tonnellate di modelli e ce li ha in tutte le fasce e in tutte le tecnologie. L'EDX Pro X fa parte della famiglia EDX. E quindi andiamo a vedere così come si presenta. Come vediamo una confezione minimalista, ci indica che abbiamo preso questa versione, il colore è quello grigio, abbiamo preso la versione con microfono, ovviamente è praticamente sempre disponibile anche quella senza il microfono. Andiamo a vedere un po' di dati che comunque poi metterò in sovraimpressione. Vediamo che c'è il classico pin 0,75, il classico 3,5 audio, la frequenza la dà dai 20 Hz ai 40.000 Hz, cioè il classico è il 20-20, qua ci dice che è 20-40. Impedenza di 23 più o meno 3 ohm e sensibilità 108, sempre più o meno 3. Ora, come probabilmente molti di voi sapranno, questi non sono proprio dei valori affidabilissimi, infatti si basano esclusivamente sull'autodichiarazione del produttore. Ma procediamo. Come vedete non c'è nient'altro da segnalare e qui arriviamo al nostro scatolino. Andiamo a rimuovere questa parte, ecco qui i nostri due belli auricolari. All'interno, io naturalmente l'avevo già spacchettato, troviamo il cavo delle AirTips, una scheda di controllo qualità e i due auricolari. Abbiamo il classico connettore da 3,5 e anche da qua si capisce dal numero di bande, diciamo, che è dotato di microfono. Il cavo è trasparente. Si iniziano a notare su prodotti di questo livello già dei dettagli abbastanza interessanti che fanno vedere un maggiore impegno, come il logo impresso su questa parte. E il produttore dichiara questo cavo come un cavo di livello professionale in rame OFC e in effetti in trasparenza si può notare il colore del rame. E qui invece troviamo il dettaglio del microfono con il pulsante multifunzione che serve tanto a gestire le chiamate quanto gli audio in riproduzione. Le funzioni le trovate in sovraimpressione. Arriviamo alla parte terminale dove abbiamo un connettore pin da 0,75 e come vedete abbiamo un terminale preformato con una sovraguaina per migliorare la stabilità intorno all'orecchio. Andiamo a vedere l'auricolare in sé, che secondo me è molto gradevole. In questa colorazione ce ne sono diverse altre disponibili, mantiene questa semitrasparenza piuttosto chiara che permette di vedere l'interno, come potete vedere, e qualche dettaglio metallico carino, mentre tutto il resto è in resina, secondo un sistema anche di montaggio che è abbastanza semplice e molto comune. Vediamo che la bocchetta dove vanno collocate le AirTips è in plastica e solidale al corpo, e poi vediamo un filtro che sembrerebbe metallico ma molto fitto. Andiamo a sistemare un AirTip che vi faccio vedere. Non è tra i miei preferiti, come di solito non lo sono quelli dei KZ più economici, non hanno un vero e proprio rinforzo, solo una plastica di spessore superiore e quindi non agevolano particolarmente l'inserimento, anche se non è che stiamo parlando di un'operazione complicatissima, ma c'è chi fa meglio. Altro dettaglio che è difficilissimo da far vedere, ma vedrò di farlo anche tramite alcune fotografie, come vedete non è completamente liscio l'AirTip ma ha una specie di zigrinatura. Generalmente vengono indicati come forma a stella o qualcosa del genere. È equipaggiato con il classico singolo driver dinamico da 1 centimetro che viene definito super lineare dal produttore. Abbiamo letto sulla confezione dei valori bassi di impedenza e dei valori medio-alti per quanto riguarda la sensibilità. Sulla carta questo dovrebbe garantirci delle buone pressioni, quindi un buon volume in sostanza, con dei dispositivi come i tablet, i cellulari o il PC che generalmente non hanno molta potenza in uscita. Questi dati prendiamoli però con le pinze, prendiamole come un'indicazione e infatti sono spesso oggetto di controversie, come le curve o la capacità di risposta in frequenza. Sono sempre dei dati un po' arbitrari, autodichiarati o raccolti in condizioni particolari che possono anche cambiare da produttore a produttore, anzi generalmente cambiano da produttore a produttore, quindi prendiamoli solamente come un'indicazione suggestiva. Non ho trovato alcuna indicazione ufficiale sul profilo, quindi sulla firma sonora di questo auricolare, ma mi sembra che sia un profilo a V, quindi dove vengono messe un po' avanti le basse
e le alte a discapito delle medie, che poi è un po' lo standard produttivo, ma dove soprattutto le basse sono particolarmente domate e quindi parlerei più di un profilo AU, un po' più lineare, meno esasperato quindi rispetto ad altri modelli AV che abbiamo già recensito. Passando dai modelli appunto che abbiamo già recensito a questo, la prima cosa che si nota è che c'è un maggiore impatto. Impatto di cosa? Impatto di tutto. È come se tutto fosse messo un po' più a fuoco, come se avesse maggiore presenza. Questo è sicuramente un aspetto che deriva da avere delle medie meglio rappresentate e portate un po' più avanti appunto rispetto ai profili AV più esasperati. D'altro canto le basse, che pur sono presenti, appaiono molto più moderate rispetto ad esempio ad AK6 che abbiamo già visto in recensione. Le frequenze molto alte possono apparire in certi contesti troppo alte, tant'è vero che inizialmente quando l'ho provate ho trovato una sensazione di fastidio, ho sentito necessario correggere con l'EQ, cosa che oggi non mi succede. Non so se perché si è slegato un po' con l'utilizzo e qua rischiamo di aprire una disputa senza fine perché anche su questa storia ovviamente ci si scontra, o perché il mio orecchio si è abituato al tipo di profilo. Fatto sta che ora non riscontro più questa caratteristica. Soprattutto non la riscontro su tutti i dispositivi che utilizzo per la riproduzione e questo è un fattore che dovreste sempre tenere presente. Sempre parlando di frequenze medio-alte, trovo che questi auricolari, sempre in determinate condizioni di riproduzione, siano abbastanza soggetti all'accentuazione delle sibilanti, zona di intervento che cambia da voce a voce ma che grosso modo si trova tra i 6000 e i 9000 Hz. Se dovessi definire in qualche modo questo auricolare, lo definirei probabilmente il più divertente che ho a disposizione. Paragonate con gli altri due modelli che abbiamo già visto in recensione, quindi AK6 e AK7, qui per esempio abbiamo degli strumenti più vibranti, delle voci più vibranti, più presenti, più umane, insomma più realistiche. Se dovessi usare dei termini utilizzati in musica, parlando per esempio con un chitarrista, probabilmente la maniera migliore di fare capire in che maniera suonano questi auricolari sarebbe utilizzando i termini crunch e crispy, che sostanzialmente racchiudono quell'idea di presenza, di, tra virgolette, croccantezza, che sto cercando di esprimere attraverso altri vocaboli. Essendo degli auricolari presenti ma equilibrati, la rappresentazione della dinamica è sempre efficace e anche qualora con dei confronti con degli auricolari più importanti si notasse una certa mancanza di dettaglio, questa può essere compensata in un certo tipo di ascoltatore da questo aspetto proprio di divertimento, che quindi coinvolge e rende molto gradevole nel complesso l'esperienza. Salvo l'eventualità nella quale con certi dispositivi doveste trovare dei problemi con le alte, che tendono o possono tendere a diventare dei trapanini dentro l'orecchio, l'esperienza di ascolto anche prolungata sarà piacevole, quindi non sono particolarmente affaticanti. Inoltre, come praticamente tutti i modelli che abbiamo già visto, la scelta della resina e poi una struttura così semplice con il direct driver consentono di contenere il peso e abbiamo quindi un qualcosa di estremamente comodo, anche grazie all'arco preformato che sta sul cavo. Proprio il cavo è un altro dei grandi vantaggi di questo auricolare. Qua iniziamo a fare le cose un pochino meglio, un pochino più seriamente e possiamo iniziare a cambiare anche qualcosa. Per quanto riguarda la separazione tra i canali, dove ormai fanno bene praticamente tutti gli auricolari, anche quelli da 3 euro, naturalmente anche qui è più che sufficiente. Facendo un confronto diretto con alcuni di quelli più economici e con un profilo AV più marcato, si ottiene una separazione che è altrettanto netta, ma in questo caso non si ha quella sensazione di buco al centro. Per quanto riguarda l'ampiezza della scena, qualora qualcuno dovesse rilevare delle differenze, io trovo che siano comunque minime, quindi l'ampiezza è simile a quella dei prodotti ancora più economici. Avevo introdotto con un accenno la faccenda sibilanti e fastidi alle alte frequenze. Ora, questa cosa, come tantissime sfumature su qualsiasi altra cosa potremmo discutere, dipende in maniera estremamente pesante da quello che è il vostro dispositivo di riproduzione, l'utilizzo o meno di un DAC, l'utilizzo di alcuni ear tips, la scelta del formato della sorgente, eccetera, eccetera. Potreste avere questo problema collegando gli auricolari all'impianto di casa,
casa, mentre potreste pensare che io stia dicendo una sciocchezza collegata al vostro telefono cellulare, salvo poi cambiare modello tra 6 mesi e scoprire esattamente le cose che stavo dicendo io. Quindi tutte queste cose sono vere, ma sono vere in determinate condizioni. E uso questo come ponte verso quella che è la mia considerazione finale, quello che è il mio consiglio. Io trovo che qui abbiamo un'esperienza che inizia a essere coinvolgente. Iniziamo ad avere una separazione degli strumenti che è un po' più interessante, un'articolazione migliore del suono che non viene rappresentato sul piano verticale molto bene, ma inizia ad accennarsi qualcosa, e una presenza che permette di cogliere delle sfumature sulla voce o sullo strumento, proprio delle vibrazioni, delle increspature, che altrimenti non potremmo trovare con gli altri auricolari che abbiamo per esempio recensito. Ora, questa caratteristica, insieme al fatto di essere il primo modello che recensiamo con il cavo staccabile, quindi sostituibile, mi portano a dire che se volete un dispositivo economico che funziona bene e un cavo che eventualmente potreste sostituire qualora si rompesse, questo modello io non potrei che consigliarvelo. D'altra parte ve lo consiglierei altrettanto, forse ancora con più forza, qualora voleste iniziare ad avvicinarvi in maniera assolutamente economica al mondo audiofilo. Perché? Perché come abbiamo visto si cambia il cavo. Come abbiamo visto ci sono alcune caratteristiche peculiari che possono essere corrette con l'EQ, e vi posso garantire che tramite EQ o comunque delle app con questi auricolari vi toglierete delle grosse soddisfazioni. E questo è fondamentalmente un auricolare con il quale ha senso fare esperimenti, cambiare cavo, provare un altro ear tip, metterne uno in silicone di quelli allungati che entrano dentro la cavità completamente, utilizzarne uno in memory foam, provarne uno ibrido, cioè silicone con all'interno memory foam. Insomma, qua si può giocare. Personalmente trovo grande soddisfazione con questo auricolare, anche se ne ho altri che sono migliori per altri motivi, ma trovo che questi con una buona EQ, utilizzando un'app dedicata o un dongle DAC, permettono veramente di avere una buona esperienza. E il prezzo, l'abbiamo visto, è ridicolo, tra l'altro è calato negli ultimi mesi perché io naturalmente ce li ho in prova da un po', altrimenti non potrei darvi delle considerazioni oneste, frutto di esperienze reali su vari dispositivi. Ora parliamo di un qualcosa che ha acquistato senza problemi oggi con arrivo dopodomani o domani sulle piattaforme più famose come Amazon. Immagino che adesso potrete trovare anche a 18, 20, 21 euro, una cifra penso complessivamente ragionevole. Naturalmente sulle solite piattaforme lo potete trovare in una cifra media che io credo sia sulle 9 euro. Mi è capitato di vederlo a 11, ma mi è capitato di vederlo anche a 5 o 6 euro. Credetemi, questa è una di quelle cose che quando ve la mettete all'orecchio, soprattutto se ci lavorate un pelo, con quella cifra dite non è possibile che io abbia questo tipo di risultato. Ebbene, così si conclude anche questo video per quanto riguarda la serie su come ascoltare bene spendendo poco. Spero che sia stato utile a indirizzare magari qualcuno nell'acquisto. Nel caso fatemi sapere come ascoltate, se l'avete preso, come vi trovate, se preferite qualcosa di meglio allo stesso prezzo, anche perché sono tutte idee e spunti per nuove cose da portare sul canale.